Bentornati sul canale. In questa seconda parte continuiamo il discorso relativo al sensore crepuscolare che abbiamo iniziato nel video precedente, andando a vedere come scrivere le regole per gestire l'accensione e lo spegnimento delle luci notturne in maniera automatica in base al valore del sensore crepuscolare stesso. Alla fine vedremo anche con Grafana l'andamento dei dati del sensore crepuscolare sovrapposto al grafico di accensione e spegnimento delle luci esterne. Per fare uno step in avanti vi faccio vedere le regole delle luci crepuscolari. Quindi luce crepuscolare on si attiva quando l'item sensore crepuscolare cambia di stato. Quando l'item cambia di stato e lo stesso item ha un valore che è minore di 2, quindi vuol dire che sta diventando buio, cosa faccio? Mando il comando on alle luci esterne. Ovviamente speculare lo spegnimento delle luci esterne, l'item utilizzato è sempre lo stesso tutte le volte che cambia di stato. Se è maggiore di 3 il valore del crepuscolare, allora mando off alle luci esterne. Questo perché vuol dire che sta iniziando ad esserci luce. Ho evitato di mettere lo stesso valore soglia per l'on e per l'off per evitare un'accensione e spegnimento frequente nel periodo in cui inizia a esserci un po' di luce o inizia a sparire la luce. Questo perché ci può essere un periodo della giornata in cui il sensore può oscillare tra i valori 2 e 1 ad esempio. Quindi se io uso la stessa soglia per l'accensione e la stessa soglia per lo spegnimento, c'è il rischio che la mia lampadina in quella fascia oraria si accenda e si spenga continuamente. Quindi mi sono tenuto un paio di valori di, cuscino per permettere di evitare questo fenomeno. Essendo anche questi item memorizzati su InfluxDB, quindi sia il sensore crepuscolare che l'accensione e lo spegnimento delle luci, possiamo andare a vedere con Grafana come si sono comportati nel giorno scorso. Quindi aggiungo un pannello, mi vado a scegliere la misura ambiente, l'item crepuscolare, tolgo la media e guardiamo le ultime 24 ore. Ecco, questo è l'andamento del sensore crepuscolare. Quindi come vedete la notte è totalmente a zero finché arriva a un punto in cui si impenna e in base a quanta luce c'è, se la giornata è nuvolosa, se il sole va e viene, ci sono queste oscillazioni. Comunque siamo ben al di sopra di una certa soglia. Tutto questo finché poi non diventa di nuovo notte e il sensore torna a zero. Io adesso sovrappongo il grafico dell'accensione e spegnimento delle luci esterne per vedere qual è il punto di innesto. Io mi aspetto che qua si siano accese le luci e qua si siano spente. Scusate, il contrario, qua si siano spente e qua si siano accese. Quindi aggiungiamo un'altra query, andiamo a scegliere luce e andiamo a prendere le luci esterne notturne. Togliamo la media, questo. Ovviamente devo, essendo la scala molto alta per il sensore crepuscolare, mentre la luce varia da 0 a 1, qua non si vede praticamente niente. Quindi io cosa faccio? Metto la luce sull'asse di destra. Ecco fatto. Ecco, come vedete, di notte luce accesa, all'arrivo di una certa soglia, se non sbaglio era 3, quindi quando viene superato il 3, la luce si spegne. Si va finché il sensore crepuscolare non torna sotto una certa soglia, se non sbaglio era 2, e la luce si riaccende. Quindi questo sistema mi permette di accendere e spegnere le luci esterne
in funzione della luce che c'è all'esterno. Il fatto di non utilizzare un orario fisso mi permette di essere un pochino più preciso sull'accensione e spegnimento di queste luci, perché l'orario fisso purtroppo ogni mese, ogni 2 o 3 mesi va ritarato perché le giornate sono più lunghe o più corte. In questo modo invece è tutto automatico. Andiamo anche a vedere la temperatura esterna, visto che ci siamo. Quindi togliamo questa query, cambiamo questa e andiamo a prendere temperatura esterna. Ecco, questo è l'andamento della temperatura esterna, che il sensore è collegato sempre all'ISP8266. Ecco, questo è il risultato finale dopo che ho, cablato i connettori e messo le resistenze che permettono di ottenere il valore corretto. Il nostro sonoff che accende le luci del gazebo, dove ho tirato fuori praticamente i pin per l'alimentazione degli ISP8266. Vedete tre pin esterni perché il terzo serve per il pulsante fisico del gazebo.